Amici, buongiorno! Oggi siamo arrivati alla nostra prima destinazione che sta dietro di me. Siamo in Spagna, in Porto di Malaga e oggi andiamo finalmente a scoprire la nostra prima città da visitare. Siamo arrivati alle 8 di mattina, abbiamo tutto il giorno per scoprire la città perché la nave parte alle 6, alle 5 e mezza dobbiamo stare tutti al bordo. Quindi adesso prendiamo i nostri zaini, andiamo per scoprire questa città. Il tempo stamattina fanno 19 gradi, c'è il sole, cielo senza le nuvole. Penso che sarà una bellissima giornata. Adesso andiamo, venite con me. Stiamo uscendo al porto di Malaga. Ci serve la carta. Per uscire dal terminal ci sono voluti più o meno 5 minuti, era tutto facilissimo e super veloce. Appena siamo usciti ci ha accolto una bellissima vista sul mare con le palme e la nostra nave MSC attraccata proprio lì davanti. Abbiamo fatto una passeggiata di circa 10 minuti per arrivare alla fermata del bus turistico, sapete, quello rosso con 2 piani. Il biglietto giornaliero costava 27 euro a persona e valeva per 24 ore. Ma già dall'inizio abbiamo incontrato un piccolo problema. Andiamo sopra dalla scala. Dove ci mettiamo? Che dice? Ah, fa il giro, mi sa, doppio a te. È la nostra prima escursione. Cosa è successo? Abbiamo già scritto in assistenza del hop on hop off. Sono passati 2 pullman, stiamo aspettando da un'ora nella fermata dove deve fermarsi e non si è fermato manco uno di 2. Bene, bene. Finalmente, dopo quasi un'ora di attesa, il terzo autobus, abbastanza pieno, è arrivato e finalmente abbiamo potuto salire e goderci la vista dall'alto. La giornata era già corta e quell'ora l'abbiamo persa, ma una volta a bordo ci siamo messi subito al piano superiore per scoprire Malaga dall'alto. La prima parte del percorso correva lungomare proprio accanto alla spiaggia della Malagueta. Sicuro la conoscete perché è la spiaggia più famosa della città, sempre piena di vita. Il posto dove i locali vengono a prendere il sole anche d'inverno, a fare una passeggiata o semplicemente a rilassarsi guardando le onde. La cosa bella è che sei praticamente in centro, ma con l'atmosfera da vacanza, palme, sabbia e una vista bellissima sulla baia. Dopo la costa, il bus ci ha portati verso il centro storico. A quel punto siamo scesi per esplorare un po' a piedi la cattedrale, che è imponente e bellissima, e poi tutte le vie con i negozi pieni di souvenir colorati, ceramiche, ventagli e piccoli ricordi tipici dell'Andalusia. Adesso camminiamo per vedere cattedrale, un po' che negozi ci sono e poi risaliamo su Pullman. Sì, va? Qui c'è Teatro Romano de Malaga, sta proprio in centro a 2 minuti dalla fermata di nostro pullman. È bellissimo, così. La cattedrale di Malaga è uno dei simboli della città. È stata costruita
nel XVI e XVII secolo e per questo mescola stili diversi, gotico, rinascimentale e barocco. I malagueni la chiamano la Manchita perché una delle sue 2 torri non è mai stata completata e proprio per questo dettaglio la rende unica. Intorno alla cattedrale si trova il cuore della città, vicoli pedonali, piazze e tanta vita tipica andalusa. Già al primo negozio per vedere magneti. Che bellissimo. È vero, cactus? Sì. È vero. Sì. Sono di Picasso come la sua città dove è nato. Sono tantissimi anche con Picasso. Anche braccialetti, occhiali. Hola. Bellissime borse. Anche qui c'è termometro. Tutto dei stile, sono braccialetti. Sì. Oh. 3,50 costa uno. Comunque è tutto fatto a mano. Bellissimi. C'è di tutto. Abbiamo già comprato nel primo negozio, secondo negozio siamo entrati già. Primi acquisti sulla terra. Mhm. Jullie plastic bak? Ook wat een bak voor 5 Mooi. kilo's? Serve mettere 1 euro e 5 centesimi. Вот 5 центов есть, это вот делается. Он их сделал, какую сделал, непонятно. Origine iberico. Prosciutti tipici spagnoli. Può comprare sandwich, le pizze. Ancora souvenir. Sono dappertutto. Prima sangria. Abbiamo preso una sangria e 3 birre. Abbiamo pagato 35 euro. Tantissimo. Secondo me, come stanno in centro e sanno che vengono tanti turisti, non ci hanno dato nemmeno menu e quindi non potevamo vedere i prezzi e poi solo alla fine ci hanno detto 35 euro per 4 bibite. Vabbè, siamo in vacanza quindi approfittiamo. Adesso stiamo camminando verso il pullman. Ci sono i cavalli che vi possono portare in giro per la città qui. Siamo al secondo piano di pullman, stiamo facendo giro. Comunque abbiamo preso la mappa per sapere dove possiamo fermarci. Ci hanno dato le cuffie. Ci sono 8 lingue da scegliere. Ho provato qui, accanto, sono mandarini. Siamo fermati al semaforo, adesso raccogliamo un po' di mandarini. Eccoli. Belli. Adesso andiamo fino alla fermata numero 10, che sarà un castello di Gibralfaro. Sta proprio Un po' in montagna. è un po' in montagna sopra Malaga, dove vedremo tutta la città.
faremo qualche belle foto, video e poi decidiamo se scenderemo ancora da qualche parte o torniamo già sulla nave. Malaga si apre davanti a noi con tutta la sua storia e la sua energia. Questa città è molto più di una semplice tappa al mare. È una delle più antiche d'Europa, fondata dai Fenici quasi 3000 anni fa. Oggi Malaga è famosa per il suo clima, più di 300 giorni di sole all'anno e un'atmosfera rilassata che senti in ogni angolo. Qui convivono il passato arabo, il fascino mediterraneo e un'anima moderna. Dall'alto si vede il castello di Gibralfaro che proteggeva la città, la fortezza moresca ai suoi piedi. Adesso andiamo a scoprirla. Siamo entrati al castello di Gibralfaro. I biglietti costavano 7 euro a persona, però ci offre un panorama spettacolare qui, quindi ci vale la pena. Se ancora non avete deciso, qui è sicuramente un posto da visitare. Saliamo sopra. Ci sono qualche marcia da fare, ma niente di difficile. Poi guardate la vista dietro di me. Abbiamo la vista a 360 su tutte le parti di città, lì mare e lì c'è la città. Un'altra brutta esperienza oggi con il nostro pullman hop on hop off. Comunque abbiamo pagato stamattina 27 euro per un biglietto, così si può esplorare la città, si può scendere dove vogliamo, si può risalire. Già che stamattina abbiamo comunque aspettato un'ora perché il pullman non si è fermato. Adesso siamo saliti su per avere la vista bellissima al castello di Gibralfaro e dove aspettavamo pullman. Da 35 minuti che lo aspettavamo. Quando è arrivato, adesso cado. Quando è arrivato il pullman non ci ha fatto entrare perché era pieno, non c'era abbastanza gente che è scesa e non si poteva stare in piedi. Ci ha detto di prendere il prossimo pullman che arriva fra 25 minuti. Già che abbiamo aspettato 35, abbiamo detto vabbè, andiamo a piedi. Quindi stiamo scendendo a piedi fino al porto, comunque ci vuole più o meno 20 minuti, anche se fa caldo, comunque si può fare. È solo una discesa, no, non ci sono le scale e c'è una strada abbastanza larga. Quindi stiamo camminando, approfittiamo ancora della bella vista, dobbiamo trovare le cose positive e poi scriviamo una recensione, non credo che sarà buona, quindi non prendiamo più questo pullman, è stata la nostra prima avventura e mi sa che sarà l'ultima. Quindi se non sapete ancora come organizzare vostra giornata a Malaga, non sarà questo pullman, credo, l'ultima scelta. Abbiamo scaricato stamattina l'applicazione di Hop On Hop Off Bus, dove potete vedere quando arriva. Ci sono, c'è scritto tutto e comunque l'applicazione non è che funziona bene perché i tempi che loro scrivono non erano mai rispettati. C'era scritto che il prossimo pullman arriva fra 5 minuti, noi
sulla fermata abbiamo aspettato 25, quindi non serve fidarsi tanto a questa applicazione, ma vabbè. Sarebbe meglio prendere taxi o prendere il bus locale dove il biglietto costerà molto di meno e vi porterà dove volete. Siamo scesi. Ania, come sono i tuoi impressioni sulla scelta di prendere pullman hop on hop off? Ho l'impressione che abbiamo proprio sbagliato di prendere questa compagnia. Come posso dire gentilmente, per non offendere nessuno, è una presa per... Quindi perché pagate 30 euro a testa e vi dite che vi porta un po' dappertutto, potete uscire, potete rientrare, che ogni 10 minuti c'è un pullman, ma non è vero. Abbiamo aspettato stamattina 1 ora e mezzo, sono fermati alla fermata che comunque era obbligatoria. Si sono fermati perché magari si sono svegliati male, non hanno bevuto il loro caffè o non so cosa ne so. Poi ci porta su finalmente. Arriva uno, tra 1 ora e mezza sempre, niente, 20 minuti, non c'è nessuno. Pullman pieno, non ci prende, non c'è spazio, siamo grossi, grandi, quindi dobbiamo camminare 3,5 km fino al porto. Questa è storia, ma va bene. Almeno il lato positivo sarà che adesso potremo prendere almeno 3 cocktail a testa. Non vedo l'ora. O almeno 4. Malaga è anche la città dove è nato Pablo Picasso. Infatti arte e colore si respirano ovunque, nei murales, nei musei o nelle piazze. Questo è il centro Pompidou che sta vicino al porto. Lì c'è un museo dentro. E qui al porto ci sono ristoranti. Adesso vediamo. Sì, è il centro Pompidou a Malaga. Qui comunque ci sono ristoranti, gelati, Starbucks, proprio al porto. C'è una bella promenade, ci sono negozi per comprare vestiti, un piccolo centro commerciale all'aperto. Abbiamo trovato pure un negozio francese a Malaga, la Maison du Savon Marseille. Stiamo già tornando sulla nave, abbiamo passato quasi 5 ore in città, quindi ci è bastato. Abbiamo raccolto buone esperienze, anche quelle brutte, ma in generale Malaga ci è piaciuta tantissimo. Non faceva proprio troppo caldo per poter visitare la città e quindi io sono molto positiva. Adesso abbiamo tanta sete, ci imbarchiamo, andiamo al bar, approfittiamo ancora della bella vista che Malaga ci offre e poi speriamo alla prossima. Se vi è piaciuto il mio video mettete like e ci vediamo per il prossimo.